Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine and Art Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il coraggio di non piacere è un'opera innovativa e profonda dell'autore Ichiro Kishimi, che offre una nuova prospettiva sulla felicità e sul vivere autenticamente. Attraverso un dialogo tra un giovane in crisi esistenziale e un saggio filosofo, il libro esplora le teorie dell'alfabetizzazione psicologica derivanti dalla psicologia adleriana, fornendo insight e strumenti pratici per liberarsi dalla percezione esterna e dalle aspettative sociali. L'autore invita i lettori a riconsiderare il proprio valore intrinseco e a vivere una vita in linea con le proprie reali necessità e desideri. Kishimi ci incoraggia a superare il fardello di voler piacere agli altri, mostrando come questa ricerca possa portare a una vita di autentica felicità. L'opera si distingue per la sua attualità e la sua capacità di risuonare con le sfide quotidiane che molte persone affrontano nei rapporti sociali e nella ricerca di approvazione. Ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, il valore dell'autenticità. In un mondo dominato dai social media e dalle aspettative sociali, l'autenticità è diventata un concetto fondamentale. Questo capitolo sottolinea che per essere realmente felici dobbiamo prima riconoscere e affermare chi siamo. Non possiamo vivere soddisfatti cercando costantemente la convalida esterna. Kishimi ci invita a identificare le nostre vere passioni e inclinazioni, a scegliere strade che riflettano il nostro io interiore. Attraverso esempi pratici, il libro illustra come la vera autenticità ci liberi dal giudizio altrui e ci consenta di vivere una vita più significativa e piena di scopo. La scelta di mostrarsi veri in un contesto sociale scarsamente tollerante richiede coraggio, ma i vantaggi di una vita autentica sono innumerevoli, inclusa una maggiore felicità e soddisfazione personale. Secondo, la liberazione dal giudizio degli altri. Uno dei temi centrali dell'opera è la liberazione dal giudizio altrui. Kishimi affronta il fatto che molto spesso agiamo non in base ai nostri desideri, ma piuttosto per soddisfare le aspettative delle persone intorno a noi. Questo porta a una vita piena di frustrazioni e insoddisfazione. Nel capitolo viene analizzato come la paura del giudizio possa essere paralizzante e impedire la crescita personale. L'autore offre strategie per superare questa paura, enfatizzando l'importanza di guardarsi dentro e abbracciare la propria vulnerabilità. La libertà da queste catene sociali non solo apporta una maggiore serenità, ma consente anche di costruire relazioni autentiche, basate sull'accettazione reciproca, piuttosto che sul bisogno di approvazione. Terzo, l'importanza delle relazioni sane. Kishimi sottolinea l'importanza di circondarsi di relazioni che nutrono e supportano la nostra autenticità e crescita personale. Non tutte le interazioni sociali sono benefiche. Alcune possono drenarci e minare la nostra fiducia. Il libro invita il lettore a esaminare le proprie relazioni e a distinguere tra quelle che sono favorevoli e quelle che sono tossiche. Una rete di sostegno è fondamentale per la salute mentale e per il nostro sviluppo personale. Kishimi offre consigli pratici su come coltivare relazioni positive, impostare confini e comunicare efficacemente i propri bisogni e desideri. Attraverso storie e aneddoti, il lettore è guidato a diventare più consapevole dell'influenza che le persone possono avere sulla propria vita. Quarto, il superamento dei traumi passati. Un ulteriore tema centrale del libro è come affrontare e superare i traumi passati. Kishimi nel suo dialogo esplora l'idea che i traumi, se non affrontati, possono influenzare pesantemente le nostre vite, impedendoci di vivere in modo sereno e autentico. L'autore fornisce strumenti per affrontare questi fardelli emotivi, promuovendo la consapevolezza e il perdono come mezzi per guarire. È essenziale per il lettore imparare a non definirsi attraverso i propri dolori e esperienze negative, ma piuttosto a usarli come trampolini di lancio per una vita migliore. Questo capitolo offre una guida pratica su come lavorare attraverso il dolore e costruire una nuova narrativa personale che sia libera dal passato. Infine, il coraggio di perseguire la felicità
Alla fine, Kishimi ci invita a riflettere sul coraggio necessario per perseguire la vera felicità. Questo implica non solo la lotta per diventare la migliore versione di se stessi, ma anche il coraggio di seguire i propri sogni e desideri, anche quando sembrano irraggiungibili o in contrasto con le aspettative sociali. Il libro esplora le storie di persone che hanno preso decisioni audaci e hanno avuto successo nel vivere vite piene di soddisfazione. Si tratta di un viaggio personale che richiede impegno e determinazione, ma il risultato finale è una vita in cui ci si sente veramente realizzati. Kishimi sottolinea che la felicità non è un traguardo da raggiungere, ma un cammino da percorrere, in cui il coraggio e l'autenticità giocano ruoli fondamentali. In conclusione, il coraggio di non piacere è destinato a chiunque si senta intrappolato nelle aspettative altrui o in un ciclo di ricerca dell'accettazione sociale. È un libro che offre preziosi strumenti per affrontare le proprie paure e liberarsi dalla pressione del giudizio esterno. Le lezioni di Kishimi sono utili non solo per coloro che desiderano migliorare la loro vita personale, ma anche per chiunque voglia instaurare relazioni più autentiche e significative. Attraverso le sue pagine, i lettori possono apprendere che la libertà personale deriva dal riconoscere e abbracciare la propria vera essenza. Questo libro non solo fornisce una nuova prospettiva sulla felicità, ma invita a riflessioni profonde che possono cambiare per sempre il nostro modo di vivere. Chiunque si senta oppresso dal giudizio degli altri o desideri una maggiore autenticità nella propria vita, troverà in queste pagine il coraggio e l'ispirazione necessari per cambiare. Se vuoi supportare Ichiro Kishimi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.